Benvenuti sul canale di Ciceroni per caso. Io sono Kasia, questo è Gianluca, questo è Gelato, questo è l'altro. Benvenuti a Sandomir. Dove si trova questa città? Nella regione di Świętokrzyszkie, a Santa Croce. Sandomir viene definita la piccola Roma. Perché? Guardate il video per scoprire. Benvenuti! Mi scusi, mi puoi preparare un cappuccino? Incominciamo bene il nostro viaggio a Sandomir, perché per entrare in città ci dobbiamo fare 40 minuti a piedi per arrivare in collina. Collina. Non sei così piccina. Oggi fa caldo e speriamo di riuscire a vedere tutto in 5 ore. Non è tanto, ma ci proviamo. Iniziamo la nostra passeggiata a Sandomir dalla piazza principale, dalla piazza storica della città. È una piazza tipicamente medievale ed è molto caratteristica perché si distingue davvero tanto dalle classiche piazze che abbiamo visto nelle altre città. È in pendenza, ha un'inclinazione di 15 metri circa ed è una tra le piazze più caratteristiche di tutta la Polonia. Su questa piazza è possibile ammirare il vecchio municipio di cui vi parleremo tra poco, un monumento alle tradizioni marittime della città, cioè un'ancora con la catena, ed infine c'è il pozzo cittadino. Come dicevamo, il vecchio municipio che si trova al centro della piazza è stato costruito nel 1349, anche se poi ha subito diverse modifiche, come potete ad esempio vedere la torre ottagonale che ha al suo fianco. Nelle varie modifiche c'è anche lo zampino di un italiano, Gianmaria Padovano, e alle 12 ogni giorno viene suonato l'inno della città di Sandomir. All'interno del vecchio municipio adesso è possibile visitare un museo. Su questa parete inoltre si può notare la meridiana fatta con la tecnica dello sgraffito. Vi ricordate dove ne abbiamo già parlato dello sgraffito? Dove? A Olsztyn? Sì. Ad Olsztyn, bravo! Momento memorabilità. Questa è una delle poche fontane che ho visto in Polonia, anche se questa non funziona.
Adesso facciamo un salto in un museo dove ci sono tutte le armature e i vestiti dei polacchi durante le prime guerre della Polonia fino alla prima guerra mondiale. Devo esservi sincero, già dopo i primi passi nella città mi sembrava di respirare aria italiana, per i palazzi, gli odori del cibo, per come sono fatte le strade, insomma mi ricordava davvero tanto l'Italia. Ma come viene chiamata Sandomierz? Roma. La, Piccola Roma. la piccola Roma. Sarà per il Colosseo? No. Sarà per la Lupa? No. Perché si chiama Piccola Roma? Perché è stata costruita su 7, signori, e dico 7 colline. Quanto? 7. Amici, ah! 7 colline. Inoltre ci sono anche tanti tunnel sotterranei. Con ciò ci colleghiamo per darvi qualche cenno storico sulla città di Sandomierz. Sandomierz è stata creata a inizio medioevo, quindi intorno all'anno 1000, è diventata molto famosa e importante insieme a Cracovia. Poznań è una delle città... Poznań? Oi, oi, oi. Sì, vabbè. Sandomierz, Sandomierz. delicatness, Sandomierz è una delle città più vecchie di tutta la Polonia, oltre che ad essere una delle più potenti nella prima parte del Medioevo, perché si trova sulla Vistola e quindi sia per la sua posizione strategica sopra i monti, sopra le colline, sia perché si trovava vicino alla Vistola, era un importante punto per il commercio. Nel 1260 fu attaccata dai tartari, poi fu ricostruita, ma non perse il suo valore, la sua importanza, nonostante subì questo attacco. È una bella cittadina, non tanto grande. Tranquilla, vivrei molto volentieri, sinceramente. Non tanto tranquilla, un po' di turisti ce l'ha. Ah. C'era un diluvio nel 2010, mi sa, e subito dopo il diluvio ha perso un po', diciamo, il suo valore, ma poi hanno iniziato a ricostruire. A causa di questo, per cui hanno girato le puntate di Don Matteo polacche. Ma no, la brutta coppia di quella italiana, sappiamo bene, perché Don Matteo ce n'è solo uno. Terence Hill, ti vogliamo bene. Vabbè, per questo che l'hanno girato ha iniziato ad avere, diciamo, popolarità, di nuovo un valore, e più turisti hanno iniziato di venire a questa città. Ma Don Matteo è lui? No. È lui Don Matteo? È lui? Non è lui, no. È in giro in bicicletta a sventare crimini e a picchiare malviventi. Sono qui. Si può dire pure che vicino di Sandomierz ci sono tanti alberi di melo, come si dice, i sade. Terreni. Stanno coltivando Tante piantagioni di melo e tanti vigneti. Non ci avrei mai scommesso una lira, ma
a quanto pare Sandomierz è Una roba. è famosa anche per la produzione di vini. E non Quindi- solo vini, ma anche cidro, visto che ci sono tante mele qui a questo punto. Allora qui sicuramente troverete sulle strade le persone che vendono cidro. Questi che vendono sulla strada, questo cidro c'è senza alcol. Questi che vendono in ristoranti c'hanno alcol. Quindi tutto sommato è azzeccata la similitudine con la piccola Roma, no? Un po' d'Italia c'è qua dentro. Qualcosa mi dice che qualche bambino ha rotto qualche vetro di troppo. Infatti a quei palloni che fine hanno fatto. Ragazzi, è molto buco sto pallone. Ci troviamo adesso nella piazza del castello medievale di Sandomierz. Il castello è sul punto, uno dei punti più alti di tutta la città, e qui, quando Sandomierz era ancora un villaggio, c'era un castello fatto in legno. Nel XIV secolo, con Casimiro il Grande, fu abbattuto il vecchio castello in legno e ricostruito con i mattoni in stile gotico. Questo perché durante il regno di Casimiro la maggior parte degli edifici in legno furono abbattuti e costruiti poi con i mattoni. In tutto il XV e XVI secolo il castello ha subito diversi ampliamenti, come ad esempio fu costruita una nuova sala del castello, la torre e la piazza. Cosa successe però? Che nel XVII secolo, nel 1650 circa, con l'arrivo degli svedesi e il loro attacco detto il diluvio, tutto il castello fu abbattuto. Fu fatto saltare in aria e nel 1965, quando fu ricostruito tutta la struttura, fu adibita a museo. Ecco le vigne di San Giacomo, le vigne che vi dicevamo prima. Che dovrebbe essere gestito dai frati, no? Sì? Sì, sì, ok. Come diceva Shrek. Gli orchi sono come le cipolle. Puzzano? Sì, no, gli orchi hanno gli strati, le cipolle hanno gli strati. Capito? Sono a strati e noi così ci dobbiamo vestire ormai, a strati. Fa caldo. Per il momento mi sta piacendo davvero davvero tanto. È quasi sullo stesso livello di Torun. È una cosa che mi piace davvero tanto della Polonia è che quasi tutte quante le città hanno tantissimo verde. Rende davvero tutto diverso. Poi qua ad esempio siamo in collina, quindi a maggior ragione si respira un'aria diversa. E di quell'aria c'è già. E canta Giulio, te la porti a Sanremo Giulio? Per il momento ve la straconsiglio come città. Stiamo andando Una gola. in una gola, cioè uno stretto passaggio tra le due colline. Dovrebbe essere quello imperiale, o meglio quello regale della regina, viene chiamato così. Ci sono diverse gole, la gola di Jadwiga è più bella. Oh, vabbè, buona visione. Questa gola della regina è molto caratteristica perché c'è una pietra tipica su questo percorso. Inoltre il percorso è lungo 500 metri e si scende di una decina di metri.
Questo è uno dei passaggi più belli e caratteristici dentro la città di Sandomierz. Stiamo percorrendo adesso in salita, ma prima avevo fatto in discesa, la strada Che porta la vita. una, se non la più antica strada di Sandomierz, che era già presente quando la città era ancora un villaggio. Cos'è questo anello che ho qui dietro? No, è un grande anello con al suo interno una pietra focaia striata gigantesca che pesa 30 kg, solo la pietra. E questo anello è stato fatto per ricordare l'importanza di Sandomierz come capitale di questo tipo di pietra focaia. Ci troviamo sotto la porta Opatowska, è una delle 4 porte, unica rimasta, delle vecchie mura. È stata creata nel XIV secolo e poi nel XVI secolo è stata rinnovata. Sopra di questa porta è un terrazzo dove si può entrare, pagando ovviamente, e guardare la panorama della città di Sandomierz. Il panorama della città, ovviamente che il panorama non è panorama. Una cosa che non riusciamo a vedere per via del tempo e della distanza, visto che stiamo andando a piedi, sono le montagne pepate, Góry Pierwszowe, montagne pepate. Che cosa hanno di particolare queste montagne pepate? Cresce il pepe? Fanno la pepata di cozze? No! Queste montagne sono fatte di una pietra particolare, pietra terreno particolare che hanno 500 milioni di anni, cioè praticamente una vita. Rocce del Cambriano. Ma è un tipo di formaggio? Si mangia? No. È di una pietra molto particolare e infatti è l'unico sito in tutta Europa ad avere una cosa del genere. Ci sono diverse specie di rose selvatiche, infatti un altro nome di queste montagne è la Via delle Rose. Da queste montagne, che praticamente ce le ho di fronte, si possono vedere la Vistola qui e Sandomierz là. Una cosa inerente alla Vistola è che ci sono tante attività che si possono fare sulla Vistola. È la stessa Vistola che stava a Cracovia, Varsavia, a Torun e ad Helsinki. Quindi come potete ben capire, ecco perché diciamo Sandomierz ha una tradizione marittima, perché in passato grazie alla Vistola commerciava tanto. Una cosa che volevamo dirvi prima, ma ci siamo dimenticati di farlo, è che i percorsi sotterranei sono un percorso di 500 metri attuale, anche se in passato questi sotterranei ricoprivano quasi tutta la superficie della città, soprattutto al di sotto della piazza. Questi sotterranei sono formati dalle cantine e dai magazzini degli abitanti del XIV secolo, quindi sono molto molto vecchie. Però negli scorsi anni 60, 1960, queste cantine hanno iniziato a cedere, quindi stavano iniziando a sprofondare, e questo era molto pericoloso per la città soprastante, per i palazzi, per le infrastrutture, e quindi un gruppo di minatori di Beto ha fatto i lavori affinché questi sotterranei fossero messi in sicurezza.
e adesso è possibile visitarli come percorso turistico. È lungo 500 metri e profondo fino a 12 metri. È una storia interessante, una leggenda collegata a questi sotterranei è che durante l'attacco dei tartari una cittadina di nome Alina ha tratto in inganno questo esercito di tartari, li ha condotti nei sotterranei e poi ha fatto in modo che l'entrata fosse chiusa, riempita, non c'era più via d'uscita, e così facendo salvò la città dall'esercito dei tartari. Ma non è una storia a lieto fine a tutti gli effetti. Alina ci lasciò le penne, morì. E pure i tartari. E pure i tartari. E con questa occasione vogliamo tirare un po' le somme, facciamo la conclusione di questo video. Sandomierz vale la pena visitarla, mi è piaciuta davvero davvero tanto. Questa è già la quarta volta che lo dico, ma non mi stancherò. Bella, piccolina, bella, solo che non raccomando venire quando sono le feste perché tanta gente sta. E se volete un po' di tranquillità su una città piccolina è meglio venire quando meno gente ci sta. Rientra nella mia top 5 città più belle che abbiamo visitato. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, scrivete un commento, prendetevi il sole. Portateci un caffè. Oh, brava! A proposito di caffè, se vi piace quello che stiamo facendo potete offrirci un bel caffè perché ne abbiamo Link sotto. perché ne abbiamo bisogno. Potete schiacciare sul link che lasciamo in descrizione, Buy Caffè, cliccate su quel link e potete offrirci 1, 2, 3 caffè, un intero thermos. E con questo, ciao! Wow, czy to myszka moja? Dopo 10 ore di viaggio, ecco il mio primo disegno sul tablet. Non l'ho mai fatto prima. Strumenti inadatti, versioni del tablet inadatte, perché è vecchio, quindi mi sono dovuto adattare, ma ci sono riuscito. Fa schifo, però mai mollato. Bravo!